Arriviamo direttamente al punto. Duolingo è veramente efficace per imparare una nuova lingua? Ti do subito la risposta. Secondo me no. Ma la domanda a cui voglio trovare risposta è completamente inutile? Beh, secondo me in alcuni casi può essere utile, in alcune circostanze e per alcune persone. Ma a questa soluzione, a questa risposta ci sono arrivato solo provando io stesso l'applicazione e proprio attraverso questa mia esperienza e la mia esperienza appunto con le lingue ho voluto farti questa recensione in cui ti andrò a spiegare quelli che secondo me sono i lati positivi e i lati negativi di questa applicazione, andando anche in generale a vedere come quest'ultima funziona. Ma prima lascia che mi presenti. Mi chiamo Siam, sono laureando in mediazione linguistica interculturale e parlo 7 lingue. Per questa ragione posso definirmi un poliglotta e in questo canale ti porto tutta una serie di consigli e segreti per apprendere le lingue in maniera più efficace, ma soprattutto in maniera più divertente. Detto ciò, partiamo col video. Ma prima di fiondarci all'interno del video, lascia che ti dica appunto come sarà strutturato quest'ultimo e come lo saranno tutte le recensioni che andrò a fare da questo momento in poi su questo argomento, ovvero le applicazioni. Infatti ognuna di queste sarà suddiviso in 4 sezioni, la prima della quale sarà relativa alla struttura dell'applicazione, al come è fatta, al metodo di insegnamento utilizzato, al prezzo, nel caso appunto è un'applicazione con abbonamento o in generale a pagamento, e tutti quegli elementi che vanno a descrivere l'applicazione, che possono essere più utili magari a persone che non hanno mai sentito parlare di quell'applicazione, a differenza magari di questa che è estremamente famosa. La seconda e la terza sezione invece saranno relative a una valutazione più oggettiva dell'applicazione, dove andremo a vedere quelli che sono i lati positivi e i lati negativi di quest'ultima, per capire in generale se effettivamente questa applicazione può aiutarci a imparare la lingua che vogliamo imparare, per poi andare a una sezione finale dove invece ti dirò la mia, una valutazione più personale relativa all'esperienza che ho avuto con quest'ultima e rispondendo alla domanda, diciamo, finale, ovvero si può veramente imparare una lingua con questa applicazione, in questo caso con Duolingo? Ebbene, per trovare appunto risposta a questo quesito, fiondiamoci all'interno del video. Come detto, la prima sezione sarà relativa alla struttura e per far ciò ovviamente entriamo a vedere come funziona Duolingo. Come vedete a schermo, una volta che avrete fatto l'accesso e avrete appunto seguito il tutorial, vi troverete in una home del genere, fatta a diverse sezioni, la prima delle quali è appunto il nostro percorso di apprendimento, che come appunto vedete è fatto a tappe e diviso in macro lezioni e micro lezioni, dove abbiamo appunto delle sezioni, che appunto sono quelle macro, quelle più grandi, che in un certo senso vanno a determinare il livello a cui siamo e che dipende, la quantità almeno di queste, dalla lingua che abbiamo scelto. Infatti io che ho provato da una parte l'arabo e dall'altra parte l'inglese, mi sono accorto che per l'arabo c'erano solo 2 sezioni, mentre per l'inglese o per le lingue più blasonate anche come lo spagnolo ce ne sono di più. E questo appunto ci fa capire che se vogliamo imparare una lingua come l'arabo potremo raggiungere un livello magari più elementare, mentre appunto sempre secondo l'applicazione con l'inglese potremo raggiungere un livello più alto. Queste sezioni poi sono divise in capitoli, i quali sono ulteriormente divisi in tappe. Ognuna di queste poi, ancora una volta, scusate per la ripetizione, è divisa in micro lezioni. Vediamo allora come funzionano queste lezioni e appunto come effettivamente Duolingo ci insegna la lingua. Infatti ognuna di queste lezioni, come vedete a schermo, ha tutta una serie di esercizi, tutta una serie di frasi che ci vengono proposte per insegnarci inizialmente il vocabolario, per poi utilizzarlo teoricamente in diversi contesti. Dando un piccolo giudizio su questa fase, devo dire che non mi è piaciuta per niente. Poi andremo a vedere meglio perché, ma in generale perché le frasi che ci vengono proposte dall'applicazione sono veramente aleatorie, cioè sono piuttosto casuali, non veramente utilizzabili nella vita di tutti i giorni, ma servono solamente a buttare quella parola che ci ha insegnato 2 secondi prima in un contesto casuale. E un'altra cosa che ho visto relativamente a queste lezioni è la mancanza di spiegazioni grammaticali, che per i neofiti
ma anche per i più avanzati, in alcuni casi può essere necessario. Gli esercizi poi sono piuttosto variegati, abbiamo ad esempio l'accoppiamento delle parole, l'inserimento delle parole in frasi o anche la pronuncia delle stesse e tutta un'altra serie di altri esercizi di questo genere. In generale questo era essenzialmente il come funziona Duolingo. Oltre questi esercizi ovviamente attorno c'è un sistema di gamification fatto di medaglie, vite, esperienza che credo oramai vada più o meno a caratterizzare tutte le applicazioni di lingue, quindi non andrò troppo in profondità verso quella direzione. Infine l'applicazione, come detto, ha una versione gratuita e una versione in abbonamento a pagamento. La versione gratuita in generale ci permette di fare quasi tutto, almeno per quanto riguarda l'uso normale dell'applicazione, mentre quella a pagamento ci permette di usufruire delle funzioni aggiuntive come ad esempio esercizi di vocabolario, come ad esempio correzione della grammatica, esercizi di ascolto, eccetera, che però secondo me, per quanto effettivamente costa l'applicazione, non ne vale veramente la pena. Infatti quest'ultima mensilmente costerebbe 16,99 €, che va a diminuirsi a 7,49 € nel caso in cui decidiate di pagare per un abbonamento annuale. E poi ovviamente, come appunto sempre vedete nello schermo, c'è anche un abbonamento familiare. Detto ciò, avendo un attimo in generale capito come funziona l'applicazione, passiamo a quelli che sono oggettivamente i lati positivi e i lati negativi di questa applicazione. Parliamo dei lati positivi. Il primo di questi è sicuramente la grafica. La grafica è veramente molto ben fatta, le animazioni sono molto cartunesche e parlando di grafica basta vedere il marketing che viene fatto dall'applicazione, come vedete appunto su schermo, per capire che c'è veramente tanto impegno sul rendere carina e bella questa applicazione, ma credo che una roba del genere sia più a beneficio dei bambini che degli adulti, che invece hanno la volontà di imparare magari in maniera più seria una lingua. Il secondo lato positivo di questa applicazione, secondo me, è il sistema di notifiche, o almeno l'intento quasi incessante dell'applicazione di farci ritornare all'interno e di farci appunto passare il più tempo possibile su quest'ultima, attraverso notifiche, attraverso widget che vanno a cambiare a seconda appunto dei giorni, del aver usato l'applicazione e meno, che rendono effettivamente molte persone continuare a usare l'applicazione anche se effettivamente non ne stanno traendo beneficio. E in generale come concetto secondo me è una buona cosa, perché la costanza in generale è sempre buona. Detto ciò, come avrete capito, i lati positivi effettivamente sono più relativi a cose relative all'apparenza, a cose relative al marketing e a come hanno creato l'applicazione, ma non ho parlato di nulla relativa alla vera utilità di quest'ultima. Ed è proprio qua che in un certo senso casca l'asino, e passiamo così a parlare dei lati negativi. Il primo e più grande lato negativo, secondo me, è il fatto che per come è costruita l'applicazione, per come sono costruite le frasi all'interno dell'applicazione, questa non ci aiuta per niente a imparare a parlare, per niente a imparare in generale a usare la lingua, perché infatti ci vengono proposte tutta una serie di frasi totalmente fuori contesto, totalmente inutili nella vita di tutti i giorni, dove si parla di superpoteri, dove si parla di balene, animali che fanno cose strane, ecco, parole e frasi che in realtà non ci aiutano per niente, e secondo me questo è un qualcosa di gravissimo, perché l'obiettivo principale di usare queste applicazioni è andare nella realtà e usare quelle lingue, e il fatto che l'applicazione non faccia nulla a riguardo, per me già di per sé potrebbe essere un motivo per spegnere e disinstallare l'applicazione. Ma fidatevi, non è finita qua. Il secondo punto negativo di questa applicazione, secondo me, è sicuramente la noia. Secondo me, a lungo andare, questa applicazione è veramente noiosa. Cioè, è ovvio che qualcuno di voi potrebbe dirmi che in generale studiare le lingue a lungo andare può essere noioso, ma secondo me non dovrebbe essere così. Anzi, quando si impara una lingua ci sono tante cose che possiamo fare per rendere questa attività più divertente, e sicuramente Duolingo non fa nulla a riguardo. Cioè, sia che voi state studiando da 2 settimane, sia che la state utilizzando da 2 anni, gli esercizi sono sempre quelli. Andate a imparare nuove parole magari,
però tutto sommato non fate nulla di diverso e probabilmente nella maggior parte dei casi si viene spinti a utilizzare l'applicazione per non rovinare lo streak, ovvero la serie di giorni conseguenti. E secondo me, se il motivo per cui utilizzate l'applicazione è solo questo, non ha alcun senso, no? Il terzo lato negativo, che forse avrete già capito da tutto quello che vi ho detto fino ad adesso, è relativa ai risultati che possono essere appunto ottenuti con Duolingo. Infatti, come avrete capito, con questa applicazione non andrete da nessuna parte. Cioè, sia che la utilizzate per 2 mesi, 2 settimane, sia che la utilizzate per 2 anni, i risultati che potrete ottenere non vi permetteranno effettivamente di affrontare la realtà, di affrontare conversazioni nella realtà, che come ho detto è l'obiettivo principale quando si impara una lingua. E fidatevi, non lo dico io, lo dicono migliaia e migliaia di recensioni che magari non troverete sul Play Store, ma magari di persone che come me parlano tante lingue su YouTube e sui vari social, ma anche dalla mia stessa personale esperienza di amici che magari l'hanno usato per mesi, se non anni, senza appunto riscontrare alcun tipo di successo. Detto ciò, passiamo all'ultima fase, all'ultima sezione. Cosa ne penso di questa applicazione? Cosa ne penso di Duolingo? La consiglierei? Ebbene, come avrete capito, in generale io non la consiglierei, ok? Non consiglierei a nessuno di utilizzare Duolingo. Se proprio volete utilizzarla, magari per capire un po' come funziona, io vi consiglio di utilizzarla solo le prime settimane, magari il primo mese, giusto per avere un assaggio della lingua, giusto per capire come la lingua suona e per capire se appunto vi possa piacere, per poi passare ad applicazioni, a siti, a libri, a lezioni più serie, che vi possono portare dei veri e propri risultati nel vostro apprendimento. E se non sapete dove andare, se non sapete come trovare appunto questi corsi e appunto come districarvi nel mondo delle lingue, beh, l'unica cosa che posso consigliarvi è quello di seguire i miei video. Infatti nel canale ho portato già diversi video che vi parlano di metodi, vi parlano di applicazioni e in futuro arriveranno ancora molte altre applicazioni, molti altri video che vi aiuteranno a capire meglio appunto cosa fa per voi e cosa non fa per voi, cosa è efficace e cosa non lo è. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate qua sotto dicendomi un po' la vostra esperienza con l'applicazione, se l'avete già utilizzato, se vi stavate ancora chiedendo se fosse fatta per voi o meno. Veramente sentitevi liberi di scrivere quello che volete, voglio assolutamente sapere della vostra esperienza e nulla. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale e accendete la campanella per essere sempre sintonizzati e detto ciò ci vediamo alla prossima. Ciao!